Dit is Genua, bijgenaamd La Superba, trotse dwingeland van de Middellandse Zee. Je zou wellicht in de illusie kunnen verkeren dat dit Europa is. Maar je vergist je, goede vriend. Dit is Afrika. Ik woon in deze stad en ik wil je haar graag laten zien. Migratie is zonder enige twijfel de belangrijkste geopolitieke ontwikkeling van deze tijd. De Noord-Italiaanse havenstad Genua, die met haar rug naar de rest van Europa ligt en met haar gezicht naar Afrika is gekeerd, is historisch gezien altijd al een knooppunt geweest van migratie. Op dit moment is Genua de stad waar veel immigranten, zowel van Noord-Afrika als van Afrika ten zuiden van de Sahara, terechtkomen. En in Via di Pre proberen veel nieuwe Europeanen een nieuw thuis te vinden. Is dit het voorland van het nieuwe Europa? Scusi, posso chiedere qualcosa? Ma perché siete vestiti così belli oggi? Oggi facciamo del sacrificio. Come sei andare? Quindi in tutto il mondo musulmano festeggiato quello giorno del ricordo del profeta Abramo quando Dio l'ha chiesto. È la festa del sacrificio. Siamo andati alla moschea, abbiamo Si prega. pregato, torniamo a casa adesso, facciamo il sacrificio dell'agnello. Noi stranieri, ovvio che tanti non abbiamo l'agnello qua. Compriamo, accontentiamo a comprare qualche chili di carne. Ah sì, Mangiamo insieme con la famiglia. con la famiglia, grande festa. È passato bene, la festa bene. Ho capito. Ciao, grazie. Buona festa allora. Grazie. Buona festa, addirittura. Buongiorno. Buongiorno caro. Buongiorno. Oggi è festa, no? Sì, oggi è festa, sì. E anche tu fai festa oggi? Sì, anche noi, tra un po' chiudiamo e andiamo a festeggiare con i familiari. Ma proprio una festa che si festeggia in famiglia, no? Una festa di Abramo, ogni famiglia deve comprare un agnello intero. Che bestia. Intero con la testa. Eccolo qua. Però lui non lava i denti. Non lava i denti, no? C'è i dentini, guarda, c'è i dentini. C'è anche il suo formaggio. Ah, c'è formaggio. Eccolo qua. Immigratie roept weerstand op. Italië is ook in het verleden vatbaar gebleken voor fascistische ideeën. De Fratelli d'Italia menen dat dit opnieuw tijden zijn die vragen om een reveille van nationale trots en bescherming van de eigenheid van oude tradities. Sai qua? Sai qua cosa vendevano una volta? La Cosa? trippa, Ah, la tripa, sì. la focaccia, Sì. cose tradizionali della nostra Sì. cultura. Bene, C'è ancora, no? c'è uno è rimasto. Uno per ricordarci di quello che eravamo è rimasto. Vedi, questi qua sono tutte cineserie, è un bel negozio. Tu mi direi, è vivo, fa luce. Sono d'accordo che questo non contribuisce magari tanto. Non contribuisce tanto, però dimostra anche il fatto che non vengono più venduti prodotti locali, artigianali.
questo è una parte del degrado, nel senso che siamo sotto ripa, e questo invece è un porticato del 1100-1200 dove qua si svolgevano le principali attività marinare della città di Genova. Mi sembra una strada abbastanza vivace. Degrado in che senso? Allora, vivace è vero, molto vivace. Il problema è che lei vede turisti? Vede qualcuno che sta comprando? Onestamente. Allora, il degrado, sai cos'è? Non è quello, il degrado è il degrado delle nostre tradizioni. E abbiamo fatto una storia molto importante, e adesso di questa storia qua non ce n'è traccia, non ve n'è traccia, perché stiamo parlando di una bella storia dove noi dovremo vendere semplicemente libri, questo arco. Questo tetto com'è? Dovremmo qua respirare la nostra cultura. Invece qua abbiamo le culture altrui, che ben vengano, per carità, noi siamo disponibili delle culture altrui, però non c'è quasi più traccia della nostra cultura, quindi noi italiani in questo momento qua siamo a rischio di estinzione. Noi in 2 o 3 anni cancelliamo una tradizione millenaria, io non ci sto. Questa è la mia casa, ti piace? Allora vieni a vivere anche te, però rispetta le regole di casa mia, altrimenti fuori. Capito, ok. È un punto molto chiaro, ho capito. Sì. Non so se sono totalmente d'accordo, ma... No, va bene, questo ci mancherebbe. Accettiamo anche questa differenza. L'avete spiegato molto bene. Accettiamo anche questa differenza. We zoeken Comuna op in de wijk Pontedecimo, in het uiterste noorden van Genua. 5 kwartier met de bus vanuit het centrum. Daar zit hij nu in een opvang. Comuna. Nice to see you. Nice to see you too. Nice to see you. Hello, Ilya. Nice to meet you. So you're here now for a month, no? A bit more. 2 months. 2 months. Yeah, in Pontedecimo. Yeah. When we first met, I remember that you said life is very different here. Yeah, it's different. You can even see the first time you met me and now it's quite different. Yeah. Good. So that even shows that the life is different in here. Yeah. So what is different? Can you describe the difference? The difference are in there are so many things. The weather condition, the life condition in here, because here you live free. Maybe in my country you don't have that. Maybe if at all, if you have a problem with the government, you never live large. You have to run away. Did you have many problems in Gambia with the government? Yeah, people having problems with the government, a lot of problems. Yeah, because our country is not that much democracy. I can even say it's not democracy. They said it's democracy, but there's no practice of it. No freedom of speech, no nothing. You have to be in the country quiet. So can I also ask you a question? Yeah, of course. Yeah. So since last time you told me your name, I have forgotten your name. Can I Ilya. know your name? You? Ilya. 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 Okay. What is your profession? I'm a writer. You are a writer. A writer and a poet. Good. So, what is your mission in the Genova here? Or are you a citizen of Italy? No, I'm Dutch. I'm from Holland. You are from Holland. But it's European Union, so I can move freely within the Union. So for me, being Dutch, I've practically the same rights as an Italian in Italy. And I came to Genoa because I liked it. You like Genova? I came by chance and decided to stay here. That's the beauty of Europe, as long as it lasts.
Allora, veniamo qua. Abbiamo bisogno di un bel mazzo di fiori. Ok, Ci serve qualcosa di allegro. ok, sì. benissimo. Sì. Beh, E diciamo- tu da quanti anni sei qua? Io ci sono nato nel centro storico qui in via Pre e lavoro qua dentro da 22-23 anni. A marzo faccio 23 anni. Tanti. Tanti, sì. Io in tanti anni io credo di aver cambiato 4 clientele diverse, perché cambiava sempre la gente che abitava qua. E E quindi adesso la clientela com'è? è quasi Ci tutta... sono tanti africani che comprano fiori. No, perché non rientra nella loro cultura. Negli anni 80, negli anni 90, con i sudamericani un po' si lavorava perché loro nella cultura hanno i fiori. A me tanti anni fa, cioè, anche adesso capita ogni tanto, clienti che vengono da fuori che ti dicono perché non si trasferisce. Tanti me l'hanno chiesto, ma a me piace pensare che è bello portare la poesia dove ce n'è più bisogno. Quello è un concetto che mi piace, è bellissimo, sì. Sì, e il problema è che la realtà purtroppo non sempre si conforma ai sogni. Diceva praticamente che l'immigrazione è come l'acqua. Se tu l'acqua la incanali, la dirigi, la guidi, porta ricchezza nelle coltivazioni, nell'industria, nella vita. Se tu non la guidi, porta alluvioni, allagamenti, danni, morte. Ed è semplicissimo. Natuurlijk zul je verdwalen, goede vriend. Je zult de weg kwijtraken tussen continenten en verdwalen in de eeuwen. Je vergaapt je aan de fresco's in palazzi waar de oude adel nog woont. En om de hoek klinkt de oproep tot het gebed als in Dakar. En zinken honderden glimmend zwarte jonge mannen in de kracht van hun leven door hun knieën voor de dwingende almacht van Allah. De moskee staat op de hoek van de Via della Croce Bianca, die al ruim 50 jaar het territorium is van de travestieten. Ciao, Rosella. Che piacere finalmente incontrarti. Prego. Ho letto questa meravigliosa collezione di poesie. È bellissimo, mi piace molto. Qui c'è qualcuno delle vecchie poi mischiate, qualcuno delle vecchie e qualcuno delle nuove. Perché io ho scritto negli anni 50-60, poi ho interrotto di scrivere. Ah sì? C'è stata questa pausa perché venendo a Genova e dedicandomi a questo tipo di lavoro non avevo più interessi per leggere, interessi per scrivere, ero protesa a realizzarmi fisicamente ed economicamente e queste cose della lettura e della scrittura erano un po' state accantonate. Avevo diciamo accantonato la mia anima, ma non l'avevo persa, l'ho recuperata. Questa poesia che mi ha colpito moltissimo è dedicata a tua madre. Ah, a mia madre. A mia madre. Sì, anche questa è una delle mie. Se lo vuoi leggere per noi mi farebbe molto piacere. Allora, questa poesia io l'ho dedicata a mia madre. Gay, travestito o trans, sempre chiesi il tuo amore, madre. E il tuo amore c'era, ma diretto verso chi non era. Madre, ora che non ci sei più, resta forte il rimpianto per essere stato amato, sì, ma solo per come mi volevi tu. Brava, grazie. Diciamo che io ho sempre, fin da quando ero giovane, ho sempre detto io voglio essere quella che mi sento di essere e chi mi accetta bene e chi non mi accetta pazienza. Avevo fatto della massima di Pablo Neruda il mio grido di battaglia. Odiatemi per quello che sono, basta che non mi amiate per quello che non sono. Naturalmente questo valeva per tutti, ma non valeva per mio padre e mia madre.
sempre avuto paura di perdere il loro affetto perché erano molto cattolici, molto bigotti, quindi non avrebbero mai potuto condividere la mia condotta di vita. Posso immaginare che hai avuto clienti di tanti tipi, no? Diciamo che gli italiani in maggior parte, sia perché ci troviamo in Italia, e poi ci sono paesi per esempio che non sono abituati, magari lo farebbero anche volentieri ma sono molto sessualmente repressi, tipo paesi già che vengono iraniani, ma comunque ci sono, gli aficionados ci sono in tutto il mondo, non mancano. Hai anche addirittura avuto un cliente prete? Più di un cliente, molti clienti preti, non uno solo, parecchi clienti preti, sì. E quanti clienti hai avuto? Come faccio a contare i 50 anni di lavoro? Sono ragioniere, ma mi stai facendo fare un conteggio al volo così dovrei... Solo per dare un po' peso alla tua esperienza, no? Ma non so, calcola 10 persone al giorno, fanno 3.000, 4.000 all'anno, arrotondiamo, moltiplica per 50, ma non solo perché poi ho clienti che tornano anche 1.000 volte, sono tornati a 500, 200, quindi non sono uomini, sono contatti. Calcolando così sono 150.000 clienti. Contatti, non clienti, contatti. Magari poi i clienti saranno 50.000. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Lei era qui, Ursula, è qui dagli anni 60 come me, una delle pochissime che è rimaste. Ah sì? Sì. E com'è che ovviamente il quartiere c'è pieno di cambia ecuadoriani, c'è pieno di pakistani, africani dell'Africa centrale, marocchini, tunisini, rumeni, c'è un po' di tutto, anche italiani. Ma la cosa che mi interessa molto è che come è cambiato adesso che dovete condividere lo spazio con i migranti musulmani, no? Ecco, gli immigranti musulmani c'è una forma di tacito rispetto, non sempre, a volte ci hanno provato. Per esempio c'è stata una volta un'assemblea di quartiere dove un musulmano si è alzato su e ha detto noi abbiamo, perché c'è la moschea qui nella piazza del Fregoso, noi abbiamo la moschea e non è tollerabile che nelle vicinanze della moschea ci possa essere questo giro di travestiti. La moschea c'è da 4 anni, i trans ci sono da 50 anni, siete voi che vi siete inseriti dove sono loro, non loro dove siete voi, quindi se non... Ma non avete paura loro, che... tendono molto a importi la loro cultura, le loro usanze, le loro leggi, le loro... Cioè gli imam, ce ne sono alcuni che sono addirittura che istigano alla violenza e ce ne sono alcuni un po' più tranquilli che magari stanno sulla sponda del fiume a aspettare che qualcuno faccia il lavoro sporco. Io in questo Islam moderato ho pochissima fiducia, dico la verità. Sarò pessimista, ma... E allora cosa pensi di questa cosa? Che ci sia un tacito consenso, tutto sommato, che cane non morde cane. Tra di loro. Posso fare magari 2 o 3 domande? Grazie. Io non parlo italiano, però piano piano. Per i suoi fratelli è difficile essere musulmani bravi in Italia? عم بسألك من الصعب إنه يكون في إسلام كويسين. Tutti sta bene qua, non صعب. مش صعب. Facili. Ci sono tante insidie, magari tanta tentazione magari anche, Certo. no? Ognuno di sua libertà diaria. Ognuno fare come vuole. C'è la libertà. Ognuno fare come vuole. Vorrei fare un'altra domanda, che qua proprio in questo quartiere, la vostra moschea, voi avete i vicini che sono i trans che fanno prostituzione. Com'è la convivenza? Va bene. Ognuno fare come vuole. Perché
suo paese, la libertà, allora ognuno fa come vuole. Ma lei non ha problemi? No, loro bravi, no, loro sempre salutami, sempre quando io passo loro salutami, anche io. Loro bravi, no, non c'è problema. Non c'è problema. Chiedi anche loro. Ognuno fa quello che vuole, ma c'è sempre il rispetto. Non è per tutti i Balti, c'è anche Marocco, c'è anche tutti i paesi. Ho anche sentito che nel comitato del quartiere lei ha provato di proporre che loro si spostano magari. No, mai. Chiedi loro. Non l'ha mai detto. Dì a loro quelli che li mandare a moschea, cosa ti dicono. Sempre io salutare, io il primo. Sì, non c'è problema, no, non c'è problema. Het Italiaanse woord voor huis is casa. Wie zijn huis in wanhoop heeft achtergelaten op een ander continent, moet nieuwe woorden leren, waarmee hij een nieuw huis hoopt te mogen optrekken. Hoeveel doorzettingsvermogen en heldenmoed heb je nodig om te reizen naar een nieuwe taal, om in te dromen? Zal één van hen ooit nog in zijn leven in enige taal kunnen zeggen dat hij thuis is? È facile, no? Casa. Allora, 2 pezzi, io la taglio in 2. Questo qui sarà K. Una parola che inizia per K. Dite voi. Casa. Un'altra parola che inizia per K. Cavallo, perfetto. Cavallo 1. Poi altra parola. Cartello, bene, dai. Language is about practicing. You have to practice language. The only thing we know in Italian is buongiorno, buonanotte, buonasera, ciao, come stai, bene. It's already very good. So that's the thing we experience for now. So, and we hope to be perfect in the language, because if you go to if you go to a country where you are not belongs to, you have to speak their language. If you want to be part of the community, you have to know how to speak the language, because you are not deaf, you are not dumb, so you need to be speaking to them. Naarmate ik hier langer woon, begin ik steeds beter te begrijpen dat de overeenkomsten tussen Genua en ons vaderland, waar jij je voorspelbare bestaan en je geoliede carrière verzucht, slechts oppervlakkig zijn. Dit is een andere wereld die gebukt gaat onder de last van haar imposante geschiedenis. Natuurlijk kun je ook hier carrière maken en dromen van een toekomst. Maar het verleden moet daaraan wel zijn fiat geven. Buongiorno. Buongiorno. Allora mi serve un bel mix per regalare a una marchesa. Allora una selezione degna di una marchesa. Il croccantino, gradisce? Nocciole, caramelle e miele e poi viene ricoperto di cioccolato. Sì, buonissimo questo. È il marron glacé con un po' di rum, con frutta secca e candita, tanto da dare un po' di colore. Perfetto. Io direi che così siamo. Potrebbe andare. Bellissimo. Va bene? Sì. In feite is Genua nog altijd een
oligarchie, zoals in de glorieuze tijden van de Oude Republiek. Een handvol families maakt de dienst uit. Belangrijker dan wat je kunt, is wie je bent. Je carrièreperspectieven worden door niets meer bepaald dan door je achternaam. Buongiorno. 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 Elena. Abbiamo portato una piccola qualcosina. Grazie infinite, che carino, grazie. Che Prego. No, in Olanda quando si ottiene un regalo bisogna sempre aprirlo. Subito. No, È una ma come vuole tradizione. lei? È una tradizione olandese. Il regalo bisogna sempre aprirlo. Posso darle caffè? Molto volentieri, grazie. Desidera latte? Una goccia? Latte no. Zucchero. Un po' di zucchero. Allora magari per cominciare lei può spiegare un po' dove siamo, no? Sì. In questa casa meravigliosa. Questa è appunto una casa che è l'ultima degli Adorno, essendo zia di mia madre, ha lasciato ai suoi nipoti. Ma all'epoca era tutto proprietà della famiglia. Certamente, E ancora certamente. è così, o no? E adesso, salvo un piano, è tutto proprietà della famiglia, esattamente. Sì, abitiamo proprio tutti i cugini. È una famiglia che ha una storia millenaria, erano, diciamo, molto attivi nei commerci del Mediterraneo orientale, no? Non solo, diciamo, cosciente di sé, ma che si apriva al mondo quotidianamente nelle varie esigenze del tempo. Genova, essendo un porto, ha sempre vissuto la visita degli stranieri, no? Gli stranieri sono sempre stati considerati, il visitatore straniero, l'ospite straniero è sempre stato considerato Appunto, una ricchezza. sì. Se lei pensa che anticamente intorno al porto di Genova c'erano qualcosa come, mi sembra, più di 700 luoghi di ristoro. Mi sembra che lei può molto bene riflettere sulla storia di questa città e soprattutto su come la città è cambiata recentemente. Indubbiamente il rapporto, diciamo, parliamo della città in centro, che è quella che io conosco meglio. Molto spesso nel centro storico sono vicini invece a vicoli molto degradati, dove oggigiorno è anche prudente muoversi con oculatezza, perché ci può essere, specie nel pomeriggio, nella serata, ci possono essere più rischi di un tempo, no? Aggressioni, scippi, queste difficoltà. Sta parlando dell'immigrazione, che è un Sì, come tema tutto, sempre dappertutto in Europa è necessario cercare di convivere bene. Chi ha saputo trovare un'attività è apprezzato, e anche inurbamento di etnie che non si sono ancora sistemate nel lavoro e che stanno, diciamo, inserendosi con difficoltà nel tessuto autonomo italiano, e quindi Io sono Genova, nel senso che la mia famiglia, io sono anche un cavaliere templare, quindi è un ordine che risale a 1000 anni fa. Come la nostra città, è il centro storico più grande d'Europa ed è tutto che vediamo qua. Sì. Questa qua, siamo proprio sul tetto di questa città come la potevate vedere già 1000 anni fa. È normale che se io adesso guardo Genova da quassù e parlo di immigrazione, sembra una favola. Sono nel posto più bello del mondo, tra virgolette, in uno dei posti più belli del mondo, ci sono 2 persone ben vestite davanti, 3-4 persone ben vestite, tutti a posto, tutti sorridenti. Dov'è l'immigrato? Non c'è, non esiste. Bisogna vedere da dove la guardo io. O meglio ancora, o quando mi trovo sui muri, guardate nel centro storico, più Africa, meno Europa. Immigrazione porta questi problemi, dite voi, e per esempio quali sono i problemi? In un qualsiasi contesto dove io mi trovo tranquillamente a guardare, a passare, a sputare in una chiesa o a spaccare una chiesa, cose che sono già successe, di sputare davanti alle chiese, di urinare davanti alle chiese, non avere alcun rispetto. Quando sono andato a visitare delle moschee al Cairo o da altre parti,
Io mi sono adeguato alle regole che loro chiedevano. La mia compagna si metteva sicuramente un velo offerto da queste persone e io comunque mi comportavo come loro mi chiedevano. Mi sembra normale. Sono a casa di un'altra persona. Ci sono delle regole ben precise, loro me le fanno notare e io, la persona educata, mi adeguo, altrimenti se non mi piacciono ci vado. Noi abbiamo dei culti, che sono le chiese cattoliche, aperte a tutti. Se tu vuoi andare, anche non cattolico, è aperto e sei benvenuto. Certo. Purtroppo noi non possiamo invece frequentare alcune zone pubbliche che loro invece hanno istituito come luogo di culto. Ci sono delle zone in cui si radunano per pregare e loro non permettono la presenza anche di una persona curiosa o di qualcuno che comunque vuole conoscere la cultura che loro hanno portato. Loro non danno la possibilità di integrarsi e comunque di farsi conoscere. Hai capito la differenza qual è? Cioè non hai rispetto da chi ti ha accolto, non hai rispetto per hanno quello un che hotel stai. scomodo, loro si lamentano che vogliono l'hotel più comodo. Hanno un pasto che non gli piace, gli diamo le lasagne, loro non vogliono le lasagne e fanno la rivoluzione. Ma non Perfetto. perché c'è il prosciutto dentro, perché ci stanno anche attenti a metterlo. Oggi perché abbiamo proprio non gli piace la hotel lasagna. e lasagne, ma il giorno che non ci sono, è una battuta, ma il giorno che non ci sta né più né l'hotel né le lasagne, tutta questa gente qua, cosa gli possiamo offrire? Se lavoro non ce n'è quasi più neanche per genovesi. Che cosa succederà? Secondo te se ne stanno buoni, tranquilli, oppure si faranno sentire con delle proteste? Questa è la paura, la mia paura, la mia profezione della rivoluzione che secondo me potrebbero fare loro. Mi auguro di sbagliare. Hello, I'm Ilya. Nice to meet you. Abdullah. So these are all your friends? They are all my friends, yeah. They have many friends. Yeah. And they are all Gambians. All Gambians? Yeah. And did you all meet here? I come with these guys. This one, and this one in the same boat. In the same boat? Yeah, this one and this one, I met them here, but they also came in the same boat. Ah, really? And then you were all together, you were brought to Sicily? Yeah, we are all together to Sicily, and from Sicily, thank God, we are all together to Genova here, which you know is very nice, because we are all from Gambia, at least. So we came together, we know each other. Italy also, we are living together, and we are praying for God to help us to be together, because now we are one family, you know, as you see, we are brothers from different mother. These are my brothers, these are my sisters, these are my fathers, they are my mother. We are living in the same camp. These are the guys I know. So they are everything to me, and I'm everything to them. Yeah. This is Via di Pre, it begins here. Via di Pre begins here. Yeah. And this is, the Italians say that Via di Pre is the African street. Okay. Many Italians are afraid to come in this street. In this street? Yeah. Because too many of blacks are living here. Do you experience that in Ponte Decimo, that people are afraid? Yes. Some of these white mans are afraid of blacks. If they see you coming, they will hang around for you to pass. If you see a black man, a white man, we are all human, so humanity is the best. Yeah. We can have a coffee here. This is a nice place. But... Yeah. Ciao Simona. Ti quattro ospiti. Possiamo raggiungere magari qualche tavolo? Allora, vi unisco tavolo. Quanti siete?
Magari devi parlare inglese. Nine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, what would you like to have? Coffee, beer? Beer. A beer. Good. All beer? No, beer for this one. Coffee. Als je in Genua aankomt, neem je waarschijnlijk via Garibaldi naar Piazza dei Ferrari. Dan zul je de hele weg die je wandelt geen zwarte tegenkomen. Misschien 1 parapluverkoper of een man met rozen. Als je de Parallelstraat neemt, ongeveer 50 meter rechts daarvan, door Via di Pre, dan loop je de kans dat je nauwelijks een blanke tegenkomt. Bijna alle toeristen lopen door die hoge straat tussen de chique palazzi en hebben geen idee van de jungle die aan hun voeten ligt. If you can speak Then the when you language. have your documents, you will go to school and look for a job, perhaps, no? Yeah. If you But do you understand that there are Italians that say it's very difficult for Italians to find a job. There's not enough work in Italy. And Italians are also afraid of that, no? Do you know? How do you see that? No, through my experience, if you go to any country, you find that there. Maybe the Italian, the kind of jobs we the black will be doing in Italy, the citizens of Italy will not prefer that kind of job. But a foreigner coming from another country who, came for help will prefer to do it because of he want to live in a good condition of health. So he need the money. Yeah. So that's my experience about this job affair. Bisogno? Sì, mi dai un ombrello? No? Nero? Questo è nero. Sì. Quanto è? 10 euro. Questo è blu, non hai nero. Nero questo. Nero. Bando bianco. Di dove sei? Senegal. Ah, Senegal. Lì non piove così come qua, vero? Oggi non come piove, però il periodo ce n'è anche. È finito di pioggia. Tu vendi sempre ombrelli? No, io all'estate vendo cappelle, quando piove vendiamo ombrelle. Ah, bene. Sì. Per questo ti do 10? Sì. Prego. Sì. Buon lavoro. Grazie. Gisteravond bij het avondeten vertelde ik Stella over al onze avonturen, alles wat we hadden meegemaakt. En vooral over onze ontmoeting met Kumana. Onze ontmoeting die mij nogal heeft geraakt. Dat we hebben gezien hoe ontzettend complex het eigenlijk is. Hoeveel valkuilen er eigenlijk zijn in dit nieuwe bestaan hier in Europa. En dan zie je die jongen die zonder twijfel erg intelligent is, maar noodgedwongen ook echt naïef. En zijn beeld, zijn toekomstvisie is naar school gaan en de taal leren. Want het is belangrijk om de taal te leren, dat zei hij. En wij hebben inmiddels al gesproken met Mamadou, een Senegalees die hier kantoor houdt om zijn landgenoten te helpen in het woud van de bureaucratie. En ik kan me herinneren wat hij antwoordde toen we vroegen wat voor toekomst hij eigenlijk zag voor de mensen die op dit moment aankomen in de straat.
Zijn antwoord was absoluut geen toekomst. Gisteren vroeg hij ons of we hem misschien konden helpen. Hij heeft een telefoon nodig. We hebben het er met z'n allen over gehad en er gingen stemmen op dat dat eigenlijk niet kan. Het is onethisch. Als journalisten moeten we onze distantie bewaren en onze objectiviteit bewaken. Maar fuck that, weet je wel. Ik vind hem aardig, ik bewonder hem en ik ga nu een telefoon voor hem kopen. It's okay. You go in here. Buongiorno. 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 Vogliamo comprare un telefono? Per lei, per lui? Per lui. Ik hoor je zuchten, vriend. Je schudt je wijze hoofd. Je vindt het sentimenteel en naïef van mij dat ik Kumuna heb willen helpen door hem een smartphone cadeau te geven. Je vindt het gênant dat ik mijn schuldgevoel afkoop met mijn pinpas. En mij goed voel door hem iets te geven wat voor mij geen offers vergt. E la scheda, il problema, il documento, stiamo qui, a lui serve il documento, perché in Italia... Sì, quello è un problema, allora lo facciamo intestare a noi. Va bene, poi piuttosto viene lui, dopo in un secondo momento, e la intesta lui, appena... Sì, va benissimo. Okay. 169. Zal ik er voor hem zijn als hij mij werkelijk nodig heeft? Wanneer deze film is afgelopen, wanneer ik zijn verhaal heb verteld, wanneer de aftiteling over het scherm rolt en wanneer ik hem niet meer nodig heb om mijzelf, voor jou en mijn publiek, als een goed mens te profileren, zal ik dan nog steeds zijn vriend zijn? No. Oh, mira,